Siamo nel periodo dell'estate, si va al mare, ci si mette il costume e si vuole anche provare, dato che tante riviste ci propongono, questi mesi ci hanno proposto tantissimi modelli di costumi interi, costumi a 2 pezzi, che possiamo realizzare da noi scegliendo il nostro tessuto preferito, magari facendolo più accollato, insomma realizzandolo con le nostre mani. Ho pensato di fare un video dove ti parlo dei tessuti che vengono utilizzati per fare i costumi da bagno e come confezionarli. Qui quali fili usare, quali punti della macchina per cucire usare, quali filati e via dicendo. Parliamo del costume da bagno. I costumi da bagno noi sappiamo che possono essere a costume intero oppure a 2 pezzi, ma inizialmente non era così. Inizialmente, parlo degli anni passati, le donne andavano anche poco al mare, anzi nell'Ottocento le donne non potevano, almeno le donne aristocratiche non potevano andare al mare perché non potevano abbronzarsi, perché la bronzatura era ritenuta non chic. Ecco, poi quando le donne hanno iniziato ad andare al mare hanno iniziato ad utilizzare i costumi interi. Poi solo successivamente, ma adesso andiamo a vedere, le donne hanno iniziato a mettersi anche i costumi a 2 pezzi. Nell'Ottocento i costumi erano, alla fine dell'Ottocento, i costumi erano bianchi, però siccome il bianco bagnandolo diventa trasparente, quindi non è opaco, allora si era optato per dei tessuto sempre bianco però con delle righe orizzontali blu. Infatti, se ci fai caso, questa tipologia di stoffa, quindi bianca con le righe blu, e tipicamente ci ricorda il mare. Viene utilizzato infatti per gli ombrelloni, il blu viene utilizzato molto per esempio nelle case al mare oppure negli stabilimenti balneari. Il blu ricorda ovviamente il mare, quindi tutto quello che è azzurro, blu, celeste con le righe ricorda comunque il mare comunque, anche abitini fatti così ricordano il mare, quindi questo diciamo che è iniziato dalla fine dell'Ottocento. Inizialmente le donne indossavano solamente i costumi interi, successivamente i bikini. Il bikini viene da un atollo del Pacifico che è noto per aver fatto dei test nucleari in America. Non è una cosa molto bella da ricordare, questo bikini, non so perché, prende il nome da questo atollo. È stato ideato nel secolo scorso, negli anni 30, nel 1930, da un francese, Louis Réard. Spero di averlo pronunciato bene perché è in francese. Inizialmente nessuno lo indossava perché comunque scopre la pancia, la pancia è scoperta, si è molto nude, diciamo come mutande reggiseno poi alla fine, e quindi inizialmente questa nuova moda non fu tanto seguita. Successivamente invece in Spagna sono stati i primi ad utilizzare questo tipo di costume, e precisamente nel 1952, e nel 1956 la notissima e amata Brigitte Bardot, la bellissima Brigitte Bardot, aveva indossato per prima questo tipo di bikini, quindi tutte a seguire e a imitare Brigitte Bardot. Quindi lei è stata la pioniera, diciamo una delle pioniere che ha iniziato a indossare questo tipo di costume che prima le donne non si sarebbero mai sognate di indossare. Negli Stati Uniti invece è stata un'altra diva a indossare tra le prime questo tipo di costume, ed è stata Marilyn Monroe, che aveva tra l'altro fatto scandalo indossando questo tipo di costume, perché lo sappiamo, le cose nuove, soprattutto se la donna poi si scopre, inizialmente anche quando faceva vedere le gambe era uno scandalo anche in televisione per esempio, quindi tutto quello che è nuovo sembra strano, ma deve sempre passare attraverso una polemica, scandali, di tutto e di più, prima che diventi cosa normale. Ecco, diciamo che sono state le dive poi alla fine le attrici a indossare questo tipo di costume, e poi sono state poi a ruota tutte le altre donne nelle spiagge di tutto il mondo. Nel 1962 poi è stato famosissimo il costume di Ursula Andress nel famoso film di 007, sempre nel 1956, che ha indossato questo costume, quindi da lì tutte volevano questo costume. Indossare questo costume è stato prodotto da tante aziende e stra venduto. Quindi a conclusione diciamo che il cinema è stato proprio, quindi le dive del cinema, le attrici sono state proprio le prime a utilizzare questo
questo tipo di costume, che negli anni 80 è diventato proprio un costume indossato un po' da tutte le donne, quindi è entrato negli usi e costumi dello stile occidentale. Ma quali sono i tessuti, se vogliamo crearci da noi i nostri costumi sia interi che bikini? Cosa possiamo fare? Come dobbiamo cucire e quale stoffa dobbiamo utilizzare? Allora, il jersey di poliestere, il jersey modal, maglie di poliamide o nylon. Quindi quello che noi utilizziamo solitamente è la licra, ok? La licra alla fine. Io ho fatto dei costumi quando ero più piccola e ho utilizzato appunto la licra, perché la licra è bielastica, quindi elastica in 2 dimensioni, cioè sia in alto, quindi sia nella lunghezza che nella larghezza. Permette di avere una mobilità dei movimenti massima, perché comunque se dobbiamo nuotare, se dobbiamo andare al mare, chiaramente nuotiamo e dobbiamo avere i movimenti al massimo della comodità. L'elastan, infatti, che è contenuto nel tessuto, fa in modo che il tessuto appunto non si deformi, perché chiaramente se noi ci muoviamo deformiamo il tessuto. In questo caso il tessuto non viene deformato perché ritorna, quindi noi ci muoviamo, quando ritorniamo in un'altra posizione precedente il tessuto accompagna il movimento del nostro corpo come se fosse una seconda pelle. Questo perché la percentuale dell'elastan contenuta nel tessuto è il 18-20%. E poi abbiamo le poliamidi. Le poliamidi sono dei tessuti che sono stati creati in maniera industriale partendo dal fenolo, che è il derivato della benzina, ecco perché non è molto sostenibile come tessuto ovviamente. Le fibre di poliamide sono adattissime per realizzare i costumi da bagno perché hanno un poco potere assorbente, quindi non attraggono molta l'acqua e quindi cosa succede? Che si asciugano facilmente. Quindi quei tessuti che dopo che noi facciamo il bagno ci mettiamo al sole, sì, va bene che il sole è bello potente, nel senso che è bello forte, ma comunque si asciugano facilmente. Nella maggior parte dei casi ha 2 tritti, uno liscio e uno più opaco, quindi uno più brillante e uno più opaco, e si possa utilizzare appunto questa differenza di tessuto appunto per giocare un po' con i colori, quindi magari facendo le spalle in un modo, il corpetto del bikini superiore in un altro, cioè si può sfruttare la differenza di questo tessuto in modo tale da personalizzare al massimo i nostri capi. Come si cuce questo tessuto di poliamide? La prima cosa che vorrei dire sono gli elastici. Gli elastici che io consiglio per cucire i costumi da bagno sono degli elastici che hanno, non sono gli elastici normali che troviamo in cotone, no. L'ideale è un elastico in gomma sintetica 100%, che tra l'altro quando io ho cucito i miei costumi era molto difficile da trovare. Adesso lo trovi tranquillamente anche online, acquistandolo online, puoi acquistarlo anche online, e quello è l'ideale. Oppure puoi utilizzare un elastico trasparente, però io sono un po' contraria perché l'elastico trasparente non è molto elastico, preferisco quello in gomma sintetica e te lo consiglio anche a te di usare quello in gomma sintetica. Qual è il filo utilizzato? Il filo utilizzato che ti consiglio ovviamente è un filo in poliestere, perché è un filo che ha una grande elasticità rispetto al cotone e chiaramente lì il filo deve accompagnare il tessuto, quindi un tessuto molto elasticizzato deve essere assemblato con un filo che altrettanto deve essere elasticizzato, deve avere la sua elasticità. L'ago e il punto che deve essere utilizzato per cucire il capo è il punto elastico e o il punto overlock. Il punto elastico è quello che ha una forma di freccia, una forma di lampo, come un lampo. Non utilizzare il punto dritto, perché il punto dritto chiaramente non ha elasticità, quindi si rompe. Noi facciamo così e si rompe, quindi deve essere molto resistente ed elastico. Quindi questo punto qua elastico da utilizzare per assemblare il capo, e il punto overlock. Come ago quale utilizzare? Utilizzare un ago stretch 70-80. Per orlare dobbiamo fare in questo modo: prima attaccare l'elastico al nostro tessuto tirando leggermente e utilizzando un punto elastico largo o un punto a spina di pesce. Però io utilizzavo solitamente l'elastico con il punto elastico. Per orlare puoi utilizzare anche un ago gemello, io ovviamente non lo uso perché ho il punto copertura, quindi lo farei col punto copertura, però allora non avevo il punto copertura, per cui come facevo? Utilizzavo per assemblare l'elastico, utilizzavo prima un punto elastico a zig zag, quindi quello che è formato da uno zig zag però a 3 punti,
quindi fa questo movimento la macchina, e quello è un punto a zig zag elastico. Punto zig zag multiplo si usa prima sulla stoffa, quindi tra la stoffa e l'elastico, quindi assembli tirando leggermente, metti l'elastico, poi successivamente rigiri nuovamente il tessuto e ribatti nuovamente con questo zig zag. Quindi questo è il metodo più utilizzato. Un altro metodo è utilizzare delle coulisse, per esempio se dobbiamo fare dei pantaloncini per i bambini, oppure non so, vogliamo arricciare il tessuto in questo modo, possiamo fare la coulisse e poi inserire l'elastico all'interno con l'aiuto di una spilla da balia. Io sinceramente ho utilizzato sempre il primo metodo che ti ho detto, quello con lo zig zag multiplo, e mi sono sempre trovata abbastanza bene. Chiaramente se il punto copertura sei molto facilitata, perché puoi utilizzare quel punto e per esempio utilizzare un punto a catenella. A seconda del modello chiaramente ti serviranno per esempio dei ganci, gancetti e via dicendo, insomma, per assemblare, ma non solo per assemblarlo, anche per un motivo di decorazione. Per esempio ci sono dei costumi che hanno per esempio una decorazione nel fianco, quindi magari degli anellini. Possiamo personalizzare ovviamente come vogliamo i nostri costumi, personalizzandoli e abbellendoli a nostro piacimento. Per foderare i costumi da bagno si può utilizzare o lo stesso tessuto che si è utilizzato per il costume stesso, magari mettendo più strati di stoffa, oppure vendono del tessuto specifico. Infatti io compravo quello, ne ho ancora tra l'altro messo da parte, che è un tessuto appunto che è sempre bielastico, ovviamente elasticizzato sia in altezza che in larghezza, ed è una maglia tipo retina, quindi in poliamide sempre, che rimane color carne oppure bianca o nera, che permettono appunto di foderare i costumi. È una maglia particolare, magari puoi chiedere al tuo negozio di tessuti di fiducia oppure cercarlo online, sicuramente lo troverai magari su Amazon e via dicendo. Io spero che questo video ti sia piaciuto, che ti sia stato di gradimento e ti sia stato utile per lavorare tutti i tessuti che sono super elasticizzati, difficilissimi da lavorare, perché questi a parer mio sono secondo me i tessuti più difficili da lavorare, ma sono difficili da lavorare se tu non conosci i trucchi, cioè se tu non conosci qual è il filato da usare, qual è il punto da usare, qual è la tecnica. Una volta che tu impari la tecnica e sai che con quel tessuto hai bisogno di quel lago, di quelle procedure, secondo me non è difficile. Secondo me cucire non è difficile, bisogna studiare come tutte le cose. Il cucito ha bisogno di uno studio continuo. Ecco perché io compro tanti libri, perché c'è sempre da studiare e sempre da imparare per diventare sempre più bravi. Regalami un bel like, iscriviti al canale e lascia un commentino qua sotto che mi fa sempre piacere, per farmi sapere se questa tipologia di video ti è utile, se ne vuoi vedere altri. Io ho intenzione di fare vari video sulle stoffe, su come confezionarle nella maniera migliore, quali tipi di punto utilizzare, se è necessaria la taglia e cuci o meno e via dicendo, cioè dei trucchi e dei segreti sulla confezione. Fammi sapere se questi argomenti ti piacciono. Io ti mando un grande bacio sartoriale, creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video!